Ciao, sono Davide Civitiello, capo pizzaiolo di tutta la catena Rosso Pomodoro. Oggi ci troviamo a Rosso Pomodoro di Casoria, dove stiamo preparando una torta Danubio che si può mangiare sia dolce che salata e viene dalla classica tradizione campana. Gli ingredienti che useremo praticamente per fare questa torta Danubio sono farina Caputo rossa, perché ci serve una farina che ha una buona maglia glutinica, quindi una farina di forza. Abbiamo zucchero, abbiamo sale, acqua, uova, burro e lievito. Ok, iniziamo ad inserire gli ingredienti. Iniziamo dalla farina, poi inseriamo il lievito di birra, li facciamo diventare una sola cosa, acqua e uova. Quindi abbiamo mezzo litro di uova e mezzo litro d'acqua per un totale di 1 litro di liquido. Iniziamo a inserire un po' di liquido nella macchina in modo da iniziare a far lavorare il nostro impasto. Continuiamo a mettere il sale, inseriamo un altro po' di liquido nella macchina. Come vedete iniziamo dalla parte solida perché c'è bisogno che l'impasto prenda tanta corda. Poi andiamo a mettere lo zucchero pian piano. Continuiamo sempre inserendo il liquido pian piano. E infine praticamente andiamo a inserire il burro che ci serve per dare più lucentezza e uniformità al nostro impasto. La macchina continua a lavorare, come tutti gli impasti di panificazione c'è bisogno dai 15 ai 20 minuti di lavorazione in macchina, dopodiché continueremo a farlo a mano. Perfetto. Come vedete è un impasto bello, umido, uniforme, con la giusta corda. Quindi a questo punto non ci resta che farlo riposare 2 minuti e andare a preparare finalmente la torta Danubio. A questo punto già ci prepariamo, vedete, un impasto che subito va lavorato. Ci prepariamo delle piccole palline, prima le facciamo senza e poi con il condimento, in modo da fargli prendere più corda. Come vedete è un impasto che subito si lavora, quindi è un impasto molto ben idratato, morbido, con la giusta corda che ci serve per fare una buona torta Danubio. Allora, una volta che abbiamo fatto le nostre belle palline, iniziamo a fare veramente la torta Danubio. Quindi con noi abbiamo del prosciutto cotto, abbiamo del formaggio fuso che può essere anche un Emmental per esempio, abbiamo 2 teglie antiaderenti e uno staccafacile da mettere in teglia, quindi che non è altro che un burro fuso. Iniziamo a formare la nostra torta Danubio. Mettiamo formaggio, poi un po' di prosciutto, iniziamo a formare di nuovo le nostre palline in modo da dargli più corda. Iniziamo proprio dal centro, formaggio e prosciutto. Ok, dopodiché a questo punto abbiamo composto la nostra torta Danubio che è pronta per iniziare la fase di lievitazione. Come vedete raddoppierà poi di volume, la passiamo dell'uovo battuto sopra come lo sto facendo io in questo modo, quindi in modo da non farla seccare e farla lievitare in maniera molto umida, anche perché l'uovo ci dà anche un po' di colore in cottura. E nello stesso modo con queste palline che ci restano possiamo poi fare anche il Danubio dolce, che il Danubio dolce non è altro che la stessa pasta ma senza formaggio e prosciutto. Quindi andremo a mettere sull'uovo anche dello zucchero e lo cuociamo nello stesso modo, ed è veramente una grande torta rustica da mangiare pallina per pallina. Dopo 20 minuti di cottura a 180 gradi finalmente abbiamo le nostre torte Danubio. Come vedete c'è la dolce e c'è la salata. Sulla dolce abbiamo messo un po' di zucchero semolato prima della cottura, in modo che faccia questo effetto bello rustico. In più ci mettiamo anche del zucchero a velo, mentre invece la salata può essere accompagnata anche da una buona bevanda fredda. Buon appetito!